Salve fandoni e ben ritrovati su Assassin's Creed Shadows. Quest'oggi iniziamo a completare gli anelli secondari. Quest'oggi iniziamo con i Daikan corrotti, visto che il livello massimo è 34 e l'abbiamo raggiunto, perciò sembra il momento perfetto. Non ricordo chi fosse Izumi Bunzo, non ricordo nemmeno precisamente qual era l'incipit della missione, perciò adesso lo scopriremo facendo probabilmente. Iniziamo dall'edonista, si trova ad Omi. Vediamo un po'. Omi è qui su, si trova nell'area est della valle del fiume Ado. Fiume Ado che non ricordo quale fosse. Questo qui. Si trova nelle fattorie esterne di Omizo. Omizo nell'area est, quindi da questa parte qui. Probabilmente Omizo si trova o questa o qui da qualche parte, però penso sia più questa. Perciò, anzi, proviamo con una vedetta banalmente, no? Ok, eccolo lì. Noi abbiamo fortunatamente il Kakurega proprio qui, perciò alla grande. Sempre, questo è il salto di Shadows, lo adoro, ve lo giuro, è veramente la mia mossa preferita, spero che ci sarà anche in X e nei prossimi, però è veramente comodissimo. Fium, come mai ci sta mettendo così tanto a caricare? Vediamo. Ah, perché no, pensavo se fosse partita una cutscene, invece no, semplicemente. Ok. Allora, vediamo. Ma è proprio in giro per... Potrebbe in realtà, oppure mi dirà di trovarlo. Il castello tra l'altro sembra essersi resettato per la roba di Ubisoft Connect, però vabbè, non interessa fino a un certo punto. No, what? Ok, perché mi ha dato tutto questo tempo per reagire? Va bene, io sono comunque contento. No, non vi preoccupate, signori civili, non... Ah. Cosa sta facendo costui, eh? Cosa stai facendo? Salute con colpo. Ok. Avremmo potuto un attimo leggere la descrizione effettivamente prima di andare dall'obiettivo stesso, ma lo facciamo adesso. Okudaira Toshizo, chiuso nella sua stanza del piacere, si dedica unicamente alla perversione, ignorando la sofferenza del suo popolo. Nei suoi ultimi istanti il piacere ha lasciato spazio ad atroci dolori, infatti. Penso che, ecco, leggere ha senso prima perché ci dà un minimo di contesto. Il buon gustaio è un crudele ingordo che trae un piacere malato nel tenere banchetti davanti ai sottoposti e agli indigenti affamati. Va bene, allora... Capiamo dove si trova. Si trova a Wakasa, che non abbiamo mai esplorato, cioè di poco. Abbiamo un Kakurega qui che sbloccherei. Zona interessante tra l'altro, c'è Obama anche. Ok. Nell'area nord-est del Varco di Sotomo. Nord-est, Varco di Sotomo, che non ho idea di dove sia. È qui su. Diamine. Facciamo che ci andiamo dopo, questo è un bel viaggetto. Vediamo invece, ecco, cerchiamo di capire prima la posizione sul mondo in modo da capire. Yamashiro, quindi qui, perfetto, questo è fattibilissimo. E
La concubina, figura ambigua e misteriosa, gestisce un'attività criminale di estorsioni senza mai rivelare la propria identità. Ma noi la troveremo, quindi. Allora, si trova a Yamashiro, si trova in un teatro no Kyoto. Penso in un teatro no Kyoto, penso intenda Kyoto. Si trova nell'area sud-est del tempio Honnoji. Sud-est del tempio Honnoji, questo è un Poji. Mi ricordo che abbiamo fatto questa confusione già in passato, forse è questo, no? Honnoji, eccolo qui. Sud-est, quindi da questa parte, vediamo un po'. Eccolo lì. Sgamato. Sgamata, perché è la concubina. Andiamo a vedere. Vediamo un po' cosa ci aspetta. Cosa fa questa concubina? Concubina. Allora, dovremmo trovarla, penso, in un'abitazione. Vedremo. Ok. La neve ci rallenta un po' e la mia voce sta andando via. Vediamo un po'. Cerchiamo di capire che fa. Non possiamo. Va bene, è stato molto scenico. Ok. Velo della concubina. Durata alterazione e avvelenamento. Interessante. Figura ambigua e misteriosa. Ise Asuka gestisce un'attività criminale di estorsioni senza mai rivelare la propria identità. Finalmente è stata fatta luce su Asuka e sui suoi crimini. La giustizia ha fatto rapidamente il proprio corso. Vediamo un po' il mercante fetido. Si trova ad Omi, protetto dalle alte mura e dalla vegetazione lussureggiante della tenuta in cui si è rinchiuso. Il mercante fetido esige continui contributi sotto forma di deiezioni. E ad Omi si trova nella foce del Seta, che è qui. Si trova nel distretto inferiore di Otsu, che mi pare fosse questa, sì. Quindi qui. Ok, il Kakurega ce l'abbiamo. Cioè, lo possiamo sbloccare, lo faccio, tanto sti cavoli. E andiamo. Eccoci qui, andiamo a vedere il mercante fetido. Non sappiamo chi è? No, credo che sia lui. Ok, qui ci sta dando altre informazioni per qualcos'altro probabilmente. Ok, stavolta è un po' più complesso. Probabilmente è quello interno comunque. Evidentemente abbastanza. Quella chiave a cosa serve? Eccolo lì.
Danni dopo uccisione. Immagino intenda danni maggiorati, comunque vabbè. Ishiki Mansaku. I suoi luridi misfatti hanno avuto fine. Il cacciatore di spade. Paranoico e brutale, il cacciatore di spade esercita un rigido controllo sulla gente del suo feudo, a cui confisca le armi. Ah, sempre ad Omi, nell'area sud-ovest degli altipiani Ibu, che mi pare fossero tipo... No. No, queste erano le terre. Ok, no. Campi splendenti. No, qui stiamo scendendo. Villaggio nell'area sud-ovest degli altipiani di Ibu, che non sto vedendo. Omi è questa? Sì, sì. Ah, eccolo. Sì, erano qui, quindi io ho guardato questa parte qui. Perfetto. Al villaggio di Nomura. Nomura che questa è una fortezza. Eccolo qui il villaggio di Nomura. E quindi se facciamo così lo individuiamo. Ottimo. Andiamo qui. Allora, stavolta la traversata è un po' lunga. Lunga, certo. Non quanto quella che dovremmo fare dopo, però è certamente più lontana rispetto a questi che abbiamo fatto. E non so perché ho quel segnalino ancora lì, ma va bene. Andiamo a vedere un po'. Tra l'altro è la prima volta che sto registrando di pomeriggio dopo un sacco di tempo, perché stavo sempre registrando la cena, certo. La sera oggi non ce la faccio però, anche questo è il motivo. Fantastico. Andiamo a vedere di trovare il cacciatore di spade. Non daranno nessun allarme. Eccolo lì. Sarai anche corrotto, ma... L'ha visto proprio arrivare, incredibile. Ottimo. Richiesta negata. Questa roba la possiamo leggere? Non ricordo se la facesse leggere. Forse sì. Qualcosina. Non li ordina in ordine di... Mi sono anche dimenticato cosa diceva il nome. Eccola, no, ok, stanno sotto quelli. Una lettera per Gamo Morinari da un cugino più altolocato che critica le sue ossessioni e gli rifiuta la concessione di altre terre. Va bene, niente di particolarmente interessante. Andiamo a vedere l'ultimo obiettivo. Questo si chiamava Gamo Morinari, appunto. Alla fine chi acciaio requisisce, di acciaio perisce, va bene. Il buon gustaio. Stavolta è una bella traversata interessante. Dobbiamo arrivare qui. Non ho nemmeno vedette. È stata una scelta poco saggia farlo su quello su cui eravamo sicuri, però vabbè. Non possiamo nemmeno viaggiare in questo momento. Non c'è nemmeno un punto preciso di vicinanza, quindi andremo probabilmente qui. E ci dobbiamo fare la stradina. Però era da tanto che non facevamo una stradina così. E vi dico la verità, di primavera ce la godiamo. E va bene così. Vai. Eccoci qui. Allora. Ah, infatti adesso che è passata la cosa abbiamo anche gli esploratori, quindi possiamo ricontrollare eventualmente. Anzi, lo facciamo al volo, giusto per avere un'idea di dove andare con precisione. Nell'area nord-est del varco di Sotomo, nord-est, tiene banchetti al castello di Kanegesaki, quindi probabilmente è questa zona qui. Sì, ha senso. Non era lì. Non era lì perché nord-est del varco di Sotomo, che include all'incirca anche questa zona qui, credo. Nord-est, quindi più qui al castello. Però questo mi sembrava il castello. Questo è il villaggio, allora. Aspettiamo di arrivarci magari prima di fare altre cose. Ci sta. Allora noi dobbiamo andare prima lì. Dov'è l'altro? Ecco questo qui. L'avevo messo per sbaglio probabilmente. Stavo guardando che roba fosse. Allora andiamo qui e idealmente anche qui. E poi andiamo lì. Ok.
Quindi il primo è il verde. Il Greeny Light. Già, è proprio così. Non l'ho deciso io, È proprio così. Dobbiamo raggiungere però possibilmente una zona normale. Comunque anche questo fatto che adesso ogni punto di sincronizzazione lo ficcano nelle fortezze e quando ti ci tippi ci sono i nemici. Per l'amor di Dio non è che facciamo chissà che cosa, voglio dire. Però un po' strana come cosa. Ah, siamo ancora nel castello comunque. Me lo ricordo tale e quale questo qui. Fatto tiltare abbastanza, me lo ricordo. Ok. Adesso non potrò salire ovviamente qui dove mi trovo e quindi si complica ancora di più la situazione. Qui nemmeno riesce ad aggrapparsi. Guarda te che sono stati capaci di fare. Crearmi un certo disagio, va bene. Ottimo. Anche qui mi danno... Ah, ma siamo ancora dentro. Incredibile. Andiamo al ponte almeno, dai. Se no... Ottimo così. Mamma mia, la pittura gialla Ubisoft, basta. Certo che mi tolgo da qui. Sono appena uscito dal vostro castello, non vi preoccupate. Va bene, gattini. Se magari il cavallo riesce un po' a districarsi. Che comunque andrà lento. Incredibile. È bloccato lì. Va bene. Letteralmente il gioco spawna nemici per qualsiasi interazione particolare, li fa spawnare dietro di te. E adesso il cavallo mi sta creando problemi. Dai, a posto. Allora, trova percorso. Come faccio? Segui strada. Cosa vuol dire? Io non capisco. Ah, perché adesso è attivo. E visuale cosa faceva? La alza. Sì, ma perché va così lento? Io non capisco. Vabbè, dai, fammi solamente vedere il percorso e andiamo. Questo sono io, ma in bicicletta, invece che... No, dai, non mi è ancora mai piovuto in testa, fortunatamente, però... Potrebbe arrivare quel momento. Il mondo di gioco però è veramente bello. Già, già, già. Quanto vorrei un remake di Assassin's Creed 2, però senza... Cioè, il gameplay leggermente smussato come lo stealth di Shadows, mantenendo tutto così com'è, senza aggiungere nulla di RPG e tutte queste cose qui. E wow. Con Anvil Next la caserebbe non poco. Allora, eccolo lì il punto di sincronizzazione. Chiaramente quando non è una fortezza è un albero in mezzo al cucù. Non riesce ad aggrapparsi qui? Beh, che sta anche a piove, Vediamo. No. Ma magari posso fare tipo così. Ok. Io volevo sbloccarlo, non si sa mai, ragazzi. Cioè, potrebbero arrivare ulteriori missioni. Poi questo episodio ce lo stiamo prendendo come
roba secondaria fa nulla. Tanto come vedete era molto veloce la cosa, visto che abbiamo praticamente ucciso tutti gli altri istantaneamente. Perciò dedichiamo un po' all'esplorazione dell'open world come i vecchi tempi, però senza fermarsi ad ogni punto di domanda. Quello lo farò appena finiamo la serie. Assolutamente sì. È il modo in cui gioco gli open world. Però sapete, non rende in video. Probabilmente in live avrebbe più senso, però voglio osservare nulla. Che bella la pioggia e tutto il sistema atmosferico è veramente next gen. Sono proprio contento del risvolto positivo in questo ambito qui. Poi peccato tutto il resto. La narrativa, ragazzi, è terribile, è veramente terribile. Cioè, banalmente, anche quando ci dovrebbe essere il plot twist, per esempio quello di 3 episodi fa, 4 episodi fa, quando abbiamo scoperto di Ukita, mi pare si chiamasse, comunque il padre del bimbo, e ci gira le sacerdotesse. Quello è stato bello perché lo vedevi fisicamente dalle microespressioni, dai movimenti delle sacerdotesse che stava arrivando qualcosa. Però poi, cioè, tutta la scrittura è di una banalità o comunque di una semplicità. Se non banalità, che comunque un pochettino c'è. Guarda che bella sta zona, stupenda. Sicuramente c'è molta semplicità. Cioè, prima ho letteralmente risposto al posto di Naoe, non perché, ma perché banalmente ha detto la cosa più semplice. Cioè, lui combatteva per il potere, per sostanzialmente che tutti decidessero di combattere al suo fianco e non scegliessero di morire, perché banalmente le avrebbe uccise. Cosa gli darete? La libertà. La libertà di scegliere. Ma proprio la domanda che tu fai fare a Bascio, cioè la risposta per forza deve essere quella, però è una scrittura di un livello veramente basso. E poi tra l'altro Bascio come obiettivo è stato anche, diciamo, ben introdotto, la zona tutta quanta con i santuari completamente ribaltati. Cioè questo sistema obiettivi come lo fanno ad oggi è letteralmente molto più limitato rispetto a un tempo, perché tu su un Assassin's Creed 2, un Assassin's Creed 3 avevi chiaramente gli obiettivi, ma non avevi tutto questo sistema di insomma, banalmente prendo Odyssey come esempio, anche Origins, tutta la lista di persone coinvolte che però a volte non c'entravano nemmeno con la storia, no? Quindi persone coinvolte nel credo dei Templari. Ecco, adesso è così striminzito che tra l'altro l'unico allungamento che hanno queste missioni è: ah, non mi fido di te, dobbiamo fidarci prima di te, quindi fai questo per noi. Oppure no, non posso aiutarti adesso perché ho bisogno di questa cosa, se lo farai allora va bene, capito? Quindi questi sono gli allungamenti. E se non ci sono questi allungamenti è una roba estremamente corta, dove letteralmente, ah sì, io sì, posso farvi entrare, non c'è problema, ok, andiamo, bam, ucciso. Cioè, manca proprio l'attrito che però aggiunge pepe alle storyline che stiamo vivendo, e che purtroppo manca completamente per quanto mi riguarda. Cioè non c'è letteralmente un singolo obiettivo memorabile finora tra quelli che abbiamo affrontato già, ed è un bel problema, voglio dire. È un bel problemino. Allora, l'unica cosa che secondo me va bene, cioè il fatto è che adesso potrei anche fermarmi magari a una missione secondaria, ma non sarà una missione secondaria, perché le uniche cose che hanno sbloccato queste interazioni nel mondo non sono una missione univoca, no, tipo di una zona, ma tipo
ti ricollegano a uno degli anelli, che comunque prima o poi becchi, oppure ti creano quelle missioncine del cavolo, tipo stermina tizi all'interno di questo posto, fine. Cioè, non c'è letteralmente nessun tipo di incentivo nel farlo. Io piuttosto quelle missioni molto fetch quest, killa tot persone, vai a prendere queste cose, no? Queste cose qui fatte apposta per farti livellare o comunque per, insomma, ottenere esperienza dopo un tot che sei in una zona, perché chiaramente uccidendo i nemici finisci per poi farle quelle missioni, o comunque raccogliendo cose, insomma, queste cose qui. Capita comunque che nel momento in cui effettivamente tu ti fermi incuriosito da qualcosa, poi non c'è nessun tipo di missione univoca di quell'interazione lì. Ed è questo che sbagliano, perché io non l'ho giocato, cioè ho fatto tipo il prologo quando era gratuito su PS Plus per un mese, Red Dead Redemption 2, anzi non so nemmeno se era tutto il prologo, probabilmente no, era ancora nella neve. Comunque so che su Red Dead Redemption 2 tu puoi ottenere degli incontri casuali, ma non solo su Red Dead Redemption 2, su un sacco di altri giochi, e questo incontro ti crea sostanzialmente, questa zona è fighissima, sto dilagando, oggi vabbè non ce la posso fare. Sostanzialmente ti creano cioè ti portano a una missione che effettivamente ha una sua narrativa. Tu trovi un bambino perso nel bosco, la missione è di portare il bambino del bosco da qualche parte e poi si sviluppa una missione per quello. Cioè è quello il fatto. Poi c'è da dire che almeno hanno aggiunto delle interazioni tra NPC e cose di questo tipo che almeno aumentano un pochettino quella che è la narrazione della zona. Quindi per esempio quando c'era il toro potevi sentire gente che si lamentava o comunque era spaventata o cose di questo tipo. Non ricordo precisamente se questo del toro è successo, però mi ricordo che in altre regioni è capitato, e quello è bello. Guardate che bel posto questo, il buon gustaio. Certo, adesso vado. Il forte Gembeo lo facciamo, visto che ci troviamo per strada e c'è il punto di sincronizzazione. Non l'avevo proprio visto lui. Cos'è successo? Non ho capito. Come fa a farmi tutto sto danno con solamente l'arco? Non sto capendo, però vabbè. Ottimo. Ah, qui ci sono due Daisho. Se li troviamo. Qui comunque l'architettura è molto diversa, eh? Cioè l'architettura no in realtà, però la struttura dell'avamposto è molto diversa. È aperto? È aperto sì, però... va bene. Vorrà dire che adesso morirai.
ottimi materiali. Ok. Beh, questo sarà esploso giustamente, però magari questo me lo fa recuperare? No. Apriamo e freghiamoci un po' tutto, direi. Lo dico con tutta la felicità di questo mondo. Ok, solo una roba c'era, va bene. Valeva nemmeno la pena di prendere sta chiave, comunque. Guardate che, cioè, vedete com'è strutturato proprio in modo diverso? Allora, se riuscissimo a trovare un bel daisho, la caserebbe, non andrò a mentire. Banalmente anche le armature sono molto diverse, sia come palette che... Vedete questi qui più basici. Sembrano quasi mimetici. Se sia voluto però. Pietra da giardino, certo. Vabbè. Questa cosa mi dà sempre fastidissimo, eh. Ottimo. Non sto trovando i daisho però. Ah, perché adesso si sviluppa meglio. Questo era l'esterno. Allora io entro, cari ragazzi. Allora, vedo già un allarme, esatto. Ok. Mi dispiace veramente tanto per i kunai, ma... Oh, un daisho con il teschio, non posso ucciderlo? Qui sono al 35. Siamo davvero sicuri che non riesco ad assassinarlo? Da sopra. Mi ha proprio fermato. E se provo invece... Ragazzi, qui ci torneremo. Come vi stavo dicendo. Diciamo che lo shinobi senza l'assassinio è un attimo nella merda, quindi andiamo via. Andiamo subito via. E anche il punto di sincronizzazione, ecco, forse l'avrei potuto prendere quello, eh. Vabbè, ormai abbiamo fatto. Torniamo alla nostra missione originale. Chiaramente, tra l'altro, mi porta questo percorso, però possiamo farlo da qui, no? Sì, tranquillamente. Cavalcatura non disponibile perché siamo ancora nel forte. Ok, qui è rimasto solo il casco di questi tizi, va bene così. Cavalcatura non disponibile. Sta spawnando da qui sotto, ma va bene. Ce la fai a salire? Non penso. Ce la sta facendo, oddio. Ottimo. Va bene. Questa zona comunque è molto più... non lo so. Non rurale, perché tutto finora era molto rurale, però... non lo so, mi dà delle vibe molto diverse. Per come è gestito lo spazio anche tra la vegetazione, vedete? Le varie montagne molto ripide immediate, vedete? Tutto molto sviluppato in altezza qui, ma non come lo abbiamo visto dalle altre parti, o almeno sembra leggermente diverso.
Vediamo un po'. Ci manca ancora un pochettino, ma non troppo. Chiaramente non sappiamo precisamente dove si trova. Dobbiamo ancora scansionare per bene, però ora che ci avviciniamo magari c'è più chiaro. Guarda che bello. Ecco, magari parte delle montagne molto ripide è anche per nascondere il bordo di gioco, dove poi apparirà quello dell'Animus e ti dice: ehi, vai via, scemo. È canon, succede davvero così. Devi andartene, scemo. Vorrei anche giocare Nexus su Quest. Mi dispiace veramente un sacco che non sia uscito per PC VR. Cioè, il fatto è uno, che chiaramente la versione per la mobilità, quindi Quest, è sicuramente la cosa migliore perché è dove stanno tutte, dove sta quasi la maggior parte dell'utenza ormai. L'area nord-est del varco di Sotò. Proviamo qui. Eccolo lì, perfetto. Però concorderete con me che cioè la platea VR già è piccola. Se tu crei esclusività pure su questo, siamo messi male. Tant'è che Ubisoft, se non erro, ha già detto che non, cioè, per adesso sicuramente non svilupperà più titoli VR perché è delusa dai numeri di Nexus. E aggiungerei anche grazie al cioè, a parte che non c'è solamente il Quest, quindi banalmente ci sono anche utenti che utilizzano Pico, ad esempio, o comunque altri visori in portabilità. Poi tagli completamente la platea PC VR, che comunque esiste. Non tagli, perché alla fine sono poche le persone che sono rimasti magari con l'HTC Vive o comunque i visori non stand alone, cioè ormai si utilizzano quelli anche per ecco, questo punto di sincronizzazione lo voglio prendere. Non so se vogliamo fare anche il castello, perché a questo punto mi sa che la situazione sarà molto simile a quella di prima, cioè troveremo i Daisho più livellati del solito, quindi evitiamo. No, non ha fatto nulla di quello che volevo. Volevo saltare sulla scala e non ha saltato sulla scala. Volevo scendere dentro ed è scesa fuori. Va bene. Ottimo. E quindi sostanzialmente tu stai andando a frammentare un'utenza che già di per sé è piccola, perché il VR è quello che è. Non la trovo giusta come cosa, anche perché su PC avrebbe potuto dare molto di più, banalmente. E quello doveva essere eventualmente un live service, ma non inteso con monetizzazione continua. Cioè sì, lo fai come DLC e roba del genere, però lo rendevi sostanzialmente un gioco VR narrativo nei giochi già preesistenti. Quindi non mettevi, cioè potevi anche mettere 2, 3 e Odyssey, ma nel tempo ne aggiungevi altri sulla stessa infrastruttura sostanzialmente. E invece no. Allora, ecco, se avessi visto questo Kakurega prima avremmo evitato questa cosa, però va bene comunque. Mi tippo al volo qua dentro perché voglio anche resettarmi strumenti e roba varia e poi vediamo cosa fare. Allora, tra l'altro vorrei un attimo cambiare al volo i colori della katana e del tanto, che non ci azzeccano niente con il nostro outfit. Il nostro outfit. Questa. Direi che può andare, anche se è rossa, vediamo. Spezza un po' tanto. Potremmo mettere questa, già meglio. E questo tanto invece, questo.
Questo set però è veramente bello, prima o poi lo utilizzeremo. Però adesso, ottimo. Almeno è abbinato tutto rosso e va bene così. Allora, noi dobbiamo andare lì. Ok, vabbè, seguiamo un po'. Non ho resettato gli strumenti, me ne rendo conto, ormai va così. Però proseguiamo in questa direzione, dovremmo raggiungere tutto. Ma qui ci sono le cose da fare? Mi pare di no. Guarda qui. Questa zona mi ricorda molto di più la morfologia greca, banalmente, di Odyssey. A parte le fortezze che stiamo vedendo, però quello è un altro discorso. Questo è un altro forte, noi entriamo solo per il buon gustaio, perché è chiaro che troveremo gli stessi problemi. Anzi, qua sono anche 4 Daisho, quindi figurati. Riusciamo ad entrare? Credo di sì. Ok, piano, non mi ha visto. Tutto ok. Mi ha visto adesso, va bene. Non è un problema perché noi ce ne freghiamo altamente. Arrivando una tempesta? Yes. No. Eccolo lì. Non ho kunai, vero? No. Va bene. Prendiamoci intanto. Dov'è che posso qui? Diamoci al volo questo. Sta proprio là in mezzo, lo possiamo tranquillamente assassinare dall'alto, saremo una smoke, direi. Bellissimo. Anche questo è uno dei più belli come punto di sincronizzazione con il mare, il fiume, qua è tutto molto molto bello. E infatti sta mangiando. Volevo posizionarmi bene però. Stanno snicciando. No. Non mi fa più assassinare quando... Molto tough però devo dire. Con il vostro cranio mi farò una tazza di sake. La tempesta, attore pagato comunque. Nel momento migliore, veramente. Mi hanno rivisto, però non andava bene questa cosa. Lo devo beccare dall'alto.
pensavo che non mi facesse più fare l'assassino dall'alto facendo la smoke. Altrimenti era per nascondermi dagli altri che stavano arrivando più che altro. Che lui lo riuscivamo ad uccidere, però ho detto vabbè, veniamo anche nascosti immediatamente. Merda. Bam, preso. Ti ho preso, buon gustaio. Via. Salta, Noe, salta. Ottimo. Ok. E non credo ci abbia dato qualcosa di particolare. Endoriku è un crudele ingordo che trae un piacere malato nel tenere banchetti. Vabbè, l'avevamo detto, la sua presunzione lo ha condannato a morire sotto gli occhi delle stesse persone costrette ad assistere ai suoi eccessi. Quei due che si inchinavano lì. E invece no, ragazzi, pensavo di aver finito, ma dobbiamo tornare da Kuma. Effettivamente avevo dimenticato ce l'avesse data lui, visto che è passata un'eternità per me. Però questa zona me la ricordavo, bella, bella, bella. Ok. Oh, oh. Eccolo qui. その目を見るに大官どもを始末したのだな。もうあやつらが民を苦しめることはない。他の者たちが成し得なかったことを刀一つでか。お主は怒らせん方が良いな。お市様を助けてくれたことには感謝しておるぞ。して他にもお主に会いたいという方がいてな。さあついてまいれ。 Eccola. ねね殿。伊賀の直江、そなたの一党のことは耳にしておる。その大義も。Ok. よくぞお市の方を悩ませていた悪代官らを片付けてくれた。あの者らは情け容赦なく、そなたもあの者らに情けをかけなかった。それでこそ筋が通るというもの。そうではありましょうが、ねね殿はご自身のためにも我らを利用されたのでは。何を目指しておられるのです。秀吉様が戦場に赴く間、領内のことは私が任されておる。こたびのことで領地を治めるのに大切な知見が得られた。年貢を課すにも良き策と悪しき策があると。刀狩り、検知、能のない者が扱えば役立つどころか害をなす。されど正しき者が使えば、さような力をただ一人に委ねては危うきことになり得ましょう。そなたらの行いは違うと。そなたらは民の進む道を切り開かんとしておる。闇に光る刃。 Beh, su questo. 天下不武が信長様の大謀であった。あのお方亡き後もその夢は続いておる。闇を渡る置き火のように。そして橋場家はその火を捕まえようとしておるのじゃ。どうかお約束を。信長公の非道を繰り返さぬと。あの方の血塗られた野望を置き去ると。民も私もそなたには感謝せねばならぬな。こたびの褒美については従者に任せてある。私はこれにて。 Se vedete con penetrazioni particolari anche perché non ci sono le bande nere, ricordiamolo. Allora, ok, stavolta veramente abbiamo finito e... Ottimo, va bene ragazzi, io vi ringrazio per aver seguito il video, come al solito vi invito a lasciare un like e ad iscrivervi al canale se l'avete ancora fatto, trovate la playlist con tutti gli episodi qui sopra e un sacco di altre playlist sul canale, perciò dateci un'occhiata, noi ci vediamo alla prossima e bella Fandoni!